Oggi prepariamo il coniglio ubriaco, perché gli mettiamo un bel bicchiere di vino, agli aromi mediterranei. La preparazione inizia la sera prima, perché il coniglio va messo in un contenitore. Io sto usando una pentola con tutti gli aromi. Sistemiamo prima il coniglio, poi mettiamo il rosmarino, delle bacche di ginepro, il sedano, la cipolla, l'aglio e il pepe nero in grani. Ricopriamo tutto poi con circa 1 litro di acqua e adesso aggiungiamo dell'aceto. Io ho usato l'aceto bianco, ma si può anche usare l'aceto rosso, quello che abbiamo in casa. Copriamo e mettiamo in frigo per tutta la notte. All'indomani incominciamo a prepararci le verdurine. Affettiamo sottilmente la cipolla, la facciamo proprio a dadini piccolini. Mettiamo tutto in un tegame antiaderente senza nulla, nessun condimento per ora. Questa cipolla era bella grossa, ovviamente se sono piccoline ne metteremo più di una. Tagliamo anche il sedano, sempre a dadini piccolini. E lo aggiungiamo alla cipolla. Adesso peliamo delle carote. Le carote io non le faccio piccoline come ho fatto per la cipolla e il sedano, preferisco lasciarle un po' più grosse, così rimangono intere e fanno anche da contorno. Ed ecco il coniglio che ha marinato tutta la notte. Eliminiamo tutte le verdurine e tiriamo su i pezzi di coniglio con una pinza, facendolo sgocciolare bene, e li adagiamo sulle verdure che abbiamo preparato. Il coniglio con questa marinatura perde quel gusto un po' selvatico che di solito il coniglio ha, rimane più dolce. Bene, dopo che l'abbiamo sistemato tutto, accendiamo il fuoco e facciamo andare a fiamma viva per una decina di minuti più o meno. Gli mettiamo anche del pepe nero, delle fettine di aglio e ovviamente lo saliamo. Dopo qualche minuto il coniglio comincerà a tirare fuori dell'acqua. È normale che lo faccia, per questo noi dobbiamo mantenere la fiamma sempre alta e farla evaporare il prima possibile. Quando nel fondo della pentola non vediamo più acqua, gli aggiungiamo un bel giro di olio extravergine di oliva e lo facciamo rosolare proprio per bene. Bisogna avere un po' di pazienza, girarlo continuamente, girare tutti i pezzi, far sì che si rosoli bene ogni singolo pezzo. Quando sarà ben rosolato aggiungiamo un generoso bicchiere di vino rosso e copriamo. In questa ricetta il coniglio cuoce praticamente nel vino. Ecco perché ubriaco. Di tanto in tanto gli diamo una girata, lo facciamo andare a fuoco dolce. Ci vorrà almeno un'oretta abbondante, lo controlliamo sempre. Gli aggiungiamo ancora dei capperi e delle olive taggiasche. Il coniglio è cotto quando, infilzando con una forchetta la coscia, che è la parte più spessa, la forchetta entra facilmente. Quando è cotto al punto giusto, la carne tende a staccarsi dall'osso. Quando vediamo che è cotto, spegniamo e lo lasciamo coperto per una decina di minuti. Dopodiché possiamo portarlo a tavola.